Ciao ragazzi, oggi facciamo un tiramisù senza uova e al 100% vegetale. Faremo prima una versione classica e poi due versioni light e vi faremo anche vedere come fare dei savoiardi senza uova, visto che è praticamente impossibile trovarli in commercio. Allora, iniziamo subito preparando gli ingredienti per i savoiardi. In una ciotola mettiamo 100 g di farina zero, 100 g di fecola di patate e 8 g di lievito per dolci in polvere, che equivale a mezza bustina. Diamo una mescolata veloce e mettiamo da parte. In un'altra ciotola mettiamo i semi di un baccello di vaniglia insieme a 30 g di olio di semi di girasole. Volendo possiamo anche utilizzare un estratto di vaniglia se non abbiamo il baccello. Diamo una mescolata per distribuire la vaniglia nell'olio e mettiamo da parte. A questo punto possiamo riscaldare il forno a 190 gradi e rivestire 2 teglie con carta da forno. Ora che abbiamo fatto la mise en place, ovvero che ci siamo organizzati un attimo, versiamo 120 g di acqua faba in una ciotola capiente. L'acqua faba non è altro che l'acqua di cottura dei ceci. Noi utilizziamo dei ceci scatola in questo caso a temperatura ambiente. Assicuriamoci che la ciotola sia ben pulita e che non ci siano residui di ceci nell'acqua faba. Io per essere sicuro la passo con un passino. I savoiardi classici sono dei biscotti molto leggeri e ariosi, perfetti per essere inzuppati, perché vengono fatti montando prima i tuorli e poi gli albumi delle uova separatamente con lo zucchero, inglobando quindi tanta aria. L'acqua faba ci permetterà di ottenere lo stesso risultato, conferendo leggerezza e ariosità al savoiardo e senza lasciare alcun sapore di ceci. Quindi montiamo l'acqua faba con uno sbattitore elettrico alla massima velocità per 5 minuti. Qui è importante che seguiamo i tempi, quindi io metto sempre un timer a 5 minuti. Allo scadere dei 5 minuti avremo un composto molto montato, al quale aggiungiamo 100 g di zucchero bianco, un po' alla volta, continuando a montare alla massima velocità per altri 5 minuti d'orologio. Alla fine avremo un composto liscio, arioso e stabile. Ci aggiungiamo dentro un terzo dell'olio di semi e un terzo delle farine, poi lo mescoliamo con una spatola in silicone delicatamente dal basso verso l'alto. Cerchiamo di incorporare gli ingredienti senza smontare il composto. Poi aggiungiamo ancora un po' d'olio e farine e continuiamo a mescolare delicatamente con un movimento rotatorio dal basso verso l'alto. Andiamo avanti così fino ad aver terminato gli ingredienti. Le farine e l'olio dovranno essere ben incorporate nel composto, che però come vedete è ancora molto arioso. Poi trasferiamo tutto il composto in una tasca da pasticcere. Ora possiamo dare forma ai nostri savoiardi. Facciamo dei bastoncini di circa 6-7 cm, lasciando un po' di spazio tra ogni savoiardo, considerando che si allargeranno un po' in cottura. Riusciremo a realizzare 2 teglie di savoiardi, circa 30 biscotti con queste dosi. Prima di infornare prendiamo una delle teglie e spolveriamo i savoiardi con dello zucchero bianco e poi con dello zucchero a velo. Questo passaggio è facoltativo e se desiderate consumare meno zucchero potete anche evitarlo. Io comunque ve lo faccio vedere perché il savoiardo classico è fatto in questo modo. Poi, oltre a conferire dolcezza e a rendere il savoiardo più carino, gli zuccheri spolverati sopra aiutano ad intrappolare umidità nel savoiardo durante la cottura, rendendo quindi i biscotti più leggeri ed ariosi. Cuociamo in forno statico a 190 gradi per circa 12 minuti. Il tempo di cottura potrebbe variare in base al forno, in base alla teglia, quindi teneteli d'occhio e toglieteli quando iniziano ad essere dorati sopra. Ripetiamo il procedimento con la seconda teglia, inforniamo e una volta cotti li lasciamo raffreddare completamente prima di procedere con il tiramisù. Questa ricetta è molto facile e in meno di mezz'ora avremo dei savoiardi fatti in casa senza uova che così buoni non avete mai mangiati. Sono leggerissimi, ariosi, inzupposi e perfetti per il tiramisù. Dai, adesso facciamo il primo tiramisù, che io chiamo tiramisù classico perché nel nostro mondo vegetale è quello che assomiglia di più al tiramisù tradizionale fatto con il mascarpone. Allora, il mascarpone è un latticino molto grasso fatto principalmente con panna lavorata insieme ad acido citrico. Nella crema del tiramisù, il mascarpone viene aggiunto a tuorli e albumi montati con lo zucchero. Noi, per ricreare la stessa consistenza vellutata e ariosa, andiamo ad utilizzare 2 ingredienti: una panna da montare al 100% vegetale fatta con grassi non idrogenati ed uno yogurt di soia non zuccherato. Per prima cosa facciamo scolare 500 g di yogurt di soia non zuccherato in un panno di cotone messo in un colino con un peso sopra. Io di solito lo metto a scolare la sera prima di andare a dormire, anche se in realtà basterebbero un paio d'ore. In questo modo lo yogurt diventerà cremosissimo. Una volta scolato lo trasferiamo in una ciotola, aggiungiamo 80 g di zucchero e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Sbattiamo lo yogurt con le fruste elettriche per 2 o 3 minuti fino a che lo zucchero sia praticamente sciolto nello yogurt. Ora montiamo la panna vegetale, fredda di frigo. Una volta montata ci aggiungiamo dentro lo yogurt un po' alla volta e mescoliamo con una spatola in silicone dal basso verso l'alto. Ripetiamo fino a che panna e yogurt sono diventati un composto unico, liscio e cremoso. Allora, lo yogurt scolato è fondamentale qui, aggiunge un tocco leggermente acidulo e di freschezza alla panna. Il composto è molto simile a quello fatto con il mascarpone, è vellutato e golosissimo, nonostante sia molto più leggero. Bene, ora siamo pronti per assemblare il tiramisù.
Prepariamo 400 g di caffè, che sono circa 2 caffettiere da 4, poi lo mettiamo in un contenitore bello largo. Io uso una pirofila. Facciamo innanzitutto raffreddare il caffè, altrimenti da caldo inzuppa i biscotti troppo velocemente. Poi iniziamo ad inzuppare un savoiardo alla volta, lo giriamo un po' nel caffè, lo facciamo sgocciolare e lo disponiamo nella pirofila. Noi qui ne usiamo una di 29 cm x 18, che è sufficiente per servire 6-8 persone. Una volta finito lo strato di savoiardi, a me piace aggiungere ancora un tocco di caffè, poi procediamo con circa metà della nostra crema. La distribuiamo bene su tutta la pirofila, poi continuiamo con il secondo strato di savoiardi inzuppati nel caffè. Questa volta li disponiamo nel verso opposto. Poi ricopriamo tutto con il resto della crema, la livelliamo bene e lasciamo riposare in frigo per almeno un'ora. Poi quando siamo pronti a servire il tiramisù, lo ricopriamo con una bella spolverata di cacao amaro e lo serviamo. Allora, questo tiramisù è così buono che io ne ho mangiate subito 2 porzioni e Luisa ha dovuto togliermelo letteralmente da davanti. Fatto così vi piacerà tantissimo, che seguiate un'alimentazione vegetale o no. Poi, nonostante questo tiramisù sia molto alleggerito rispetto al tiramisù classico, voglio comunque farvi vedere altre 2 versioni light che a me piacciono moltissimo. Sono entrambe senza panna, ma comunque golosissime e con una consistenza vellutata. Per queste uso una pirofila più piccola, da 22 cm x 13, e un pan di Spagna senza uova come base. Per fare il pan di Spagna senza uova basta mescolare 120 g di zucchero di canna, 170 g di latte vegetale tipo avena o mandorla, 30 g di olio di semi di girasole e un cucchiaino di estratto di vaniglia in una ciotola. Poi ci setacciamo dentro 210 g di farina 0 o anche di tipo 1, aggiunti a 12 g di lievito per dolci in polvere. Mescoliamo per giusto un minuto con le fruste elettriche, poi trasferiamo su una teglia foderata con carta da forno. Con queste dosi possiamo usarne una quadrata di 20 x 20 cm oppure una rotonda da 21 cm di diametro. Cuociamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi tra i 15 e i 20 minuti in base alla teglia che utilizziamo. In quella con i bordi bassi ci vogliono circa 15 minuti, nell'altra con i bordi alti ce ne vogliono intorno ai 20. Il pan di Spagna, specialmente se usate lo zucchero di canna, deve essere ben dorato sopra e asciutto dentro, quindi facciamo sempre la prova con lo stecchino. Una volta cotto lo facciamo raffreddare bene, altrimenti non riusciamo a tagliarlo. Poi nel frattempo prepariamo la ricotta di soia. Facciamo scaldare 1 litro di latte di soia portandolo quasi ad ebollizione. Poi aggiungiamo 2 cucchiai di aceto di vino bianco, aceto di mele o succo di limone. Mescoliamo e lasciamo così per un paio di minuti. Mentre aspettiamo, prepariamo un panno di cotone pulito che mettiamo in un colino dentro una ciotola. Ci versiamo dentro il latte di soia, chiudiamo il panno e lasciamo scolare con un peso sopra per una mezz'ora. Mentre la ricotta scola, prepariamo la crema. In un pentolino mettiamo 400 g di latte vegetale, 70 g di zucchero di canna, 40 g di amido di mais, una punta di curcuma facoltativa giusto per dare un tocco di colore e mescoliamo fino ad eliminare tutti i grumi. Portiamo sul fuoco medio e continuiamo a mescolare fino a che il composto diventa cremoso. Ci vorranno un paio di minuti al massimo. Lo trasferiamo in una ciotola, facciamo raffreddare qualche minuto mescolando un po', poi aggiungiamo 150 g della ricotta di soia che ormai dovrebbe essere pronta e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Sbattiamo bene con le fruste elettriche fino a che il composto è liscio e cremoso. Poi a questo punto il pan di Spagna dovrebbe essere freddo. Lo tagliamo con un coltello seghettato, tipo quello per il pane, a fette spesse circa 1 centimetro. Poi lo disponiamo nella nostra pirofila e lo bagniamo con il caffè della caffettiera senza zucchero. Ricopriamo il pan di Spagna con la metà della crema di ricotta e la distribuiamo bene. Continuiamo con un altro strato di pan di Spagna, questa volta messo dal verso opposto. Bagniamo anche lui con il caffè, poi ricopriamo con il resto della crema. Mettiamo il tiramisù a riposare in frigo per almeno un'ora. Poi prima di servirlo lo spolveriamo con il cacao amaro. Vi assicuro che anche questo tiramisù è incredibile, nonostante abbia veramente pochissimi grassi. È cremoso, leggero e con l'inconfondibile sapore del tiramisù. Luisa infatti ne ha mangiata mezza teglia di questo qui. Io mi sono fermato ad una porzione, dato che ero già bello pieno con l'altro. Finiamo il video con un'ultima ricetta, sempre light, ma questa volta ancora più facile da realizzare. Come nella versione precedente, prepariamo una crema di base fatta con 400 g di latte vegetale, 70 g di zucchero, una punta di curcuma e in questo caso 50 g di amido di mais. Qui vogliamo una crema leggermente più densa. Una volta che la crema si è raffreddata, ci mescoliamo dentro 150 g di yogurt di soia non dolcificato e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Mescoliamo bene con una frusta ed ecco fatta la nostra crema per il tiramisù. È facile, gustosa e leggerissima. Adesso possiamo assemblare il tiramisù come più ci piace. Quindi nella solita pirofila, ma volendo anche in dei bicchierini come facciamo qui. Mettiamo prima il pan di Spagna, che io taglio a metà, poi in dischi di diverse dimensioni.
Una volta adagiato bene, lo bagniamo con il caffè, poi lo copriamo con uno strato di crema. Possiamo utilizzare un cucchiaio per mettere la crema o una tasca da pasticcere. Copriamo la crema con un altro pezzo di pan di Spagna, lo bagniamo anche lui con il caffè e finiamo con un secondo strato di crema. Ora mettiamo in frigo a riposare per almeno un'ora, poi spolveriamo con il cacao amaro prima di servire. Questa versione è la più light e veloce di tutte, e comunque molto gustosa e con sapori delicati che piaceranno a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto e che siamo riusciti a darvi alcune idee su come realizzare dei tiramisù golosissimi con ingredienti vegetali. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta. Ciao!